Villa Girasole si trova in una delle più prestigiose aree del lago di Como, sulle versanti della spettacolare penisola di Balbinello, famoso per l'iconica Villa Balbinello, set di film come Star Wars e James Bond. Dalla villa le viste sul lago sono spettacolari. Al tramonto l'atmosfera diventa veramente magica. Arroccato sulle versanti e nascosto sugli alberi, la villa di poco più di 150 metri quadri è stata realizzata negli anni 60 dall'ingegnere Mantegazza. Famoso per la costruzione di Villa Cassinella, situata sotto nostra villa. Abbiamo ricevuto l'incarico da una coppia americana poco prima del Covid. Dopo solo un incontro il mondo si è fermato. Tutti i dettagli, tutti i materiali di distribuzione degli spazi è stato fatto in video call. La villa è quasi invisibile dalla strada, ma quando si entra nel giardino il contesto della villa è immediatamente evidente. La splendida vista incorniciata dalla copertura a piano a spalzo. La casa è stata costruita intorno a un grande castagno e le piante originali sono composte da un gioco di esagoni che si incastrano e si sottraggono, creando un fluido susseguirsi di ambienti sia interni che esterni. Quindi abbiamo deciso di rimuovere completamente tutte le pareti verso il lago e anche l'elemento strutturale in cemento armato, visto che risultava troppo invadente, è stato sostituito da un elemento molto più esile in acciaio. Poiché la casa doveva essere utilizzata da una coppia, la committenza ha chiesto di rendere gli spazi flessibili, riducendo le pareti divisorie tra zona giorno e la camera padronale. Ecco quindi l'utilizzo del vetro anche internamente e di partizioni a scomparsa con camino che fa da centro stanza. La camera padronale ospita l'arredo su misura realizzato da artigiani locali. Una delle ante nasconde la porta di accesso al bagno privato della camera. Tutte le partizioni interne sono state quindi rimosse e ora si accede direttamente nella zona pranzo. Mentre la nuova cucina, che in pianta evoca le geometrie esagonali riprese dal progetto originale, grazie alla penisola diventa il fulcro della zona living. La quantità di luce naturale che invade gli spazi interni ci ha permesso di utilizzare materiali più scuri e materici, come per esempio il rovere naturale del soffitto, le piastrelle effetto metallico del rivestimento del camino e il rovere bruciato per la cucina. La scala interna è stata mantenuta e rivestita in rovere colore bruciato che riprende la cucina ed il lucernario sovrastante, che è stato sostituito, porta più luce naturale nello spazio, in particolare nelle stanze del piano inferiore. Elemento importante è il soffitto, sia per la continuità tra spazio interno ed esterno, sia perché da un punto di vista funzionale ci ha permesso di nascondere il sistema di raffrescamento, distribuito poi tramite feritoie minimali nere incassate, l'oscuramento automatico, e un'illuminazione che tramite faretti incassati o semi-incassati si articola in modo diverso a seconda degli spazi. La scala esterna in cemento armato che conduce alla terrazza sulla copertura era già esistente
ma è stata riverniciata in resina nera per riprendere gli elementi dell'illuminazione del serramento in contrasto con i colori più tenui della villa e degli esterni. Le magnifiche terrazze che viste dal lago sembrano sospese e si sviluppano intorno al castagno rimandano quasi a una casa sull'albero che si fonde con la natura dove il lago è protagonista.